Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. questo, questo soggetto che a ogni numero deve fare qualcosa. No, in effetti in realtà non è così. Si potrebbe non fare nulla in nessun numero di Ironman, perché come già ho sottolineato più volte, il modello esteticamente è bellissimo così. È ovvio che Michele, avendone acquistati più di due, come potete vedere, cerca di darle a questa armatura una funzionalità nei movimenti e tutto molto più fluida, ma nello stesso tempo resistente, così come la stabilità. Molti di voi purtroppo alla fine si troveranno un robot sì bello esteticamente, ma che non riuscirà a mantenere la posizione retta, quindi non starà in piedi da solo, o avrà le braccia che saranno troppo, diciamo, usiamo questo termine, a marionetta. Hanno fatto ovviamente degli errori coloro i quali hanno costruito questa armatura, o meglio l'hanno progettata, perché dico solo una cosa e poi arrivo al punto di questo video che mi è stato richiesto da Luca. Ciao Luca, saluto a tutti ovviamente, ma Luca mi ha richiesto questa soluzione che in parte avevo già dato nei video precedenti, ma che adesso vi darò in maniera più dettagliata. E dicevo, tornando al discorso di prima, hanno sbagliato i progettisti, come tutti ormai abbiamo capito, nell'articolazione del braccio, che andava sicuramente progettata a scatto, con materiali più validi, e le spalle. La sfera nella spalla, nello snodo dell'articolazione della spalla, diciamo che non doveva sicuramente essere fatta in questo materiale, e comunque la copertura che stringe la sfera avrebbe dovuto avere una consistenza più forte, come un metallo, ad esempio, anche una zama, un alluminio. Mi riferisco dove voi avete messo, come tutti noi, la sfera all'interno del torace, che poi con le due viti SM terrà fermo il braccio destro e il braccio sinistro per poter consentire all'armatura di potersi muovere, alzando, abbassando e roteando il braccio. Ecco, lì l'intervento andava sicuramente fatto. Va bene ragazzi, questo video, ripeto, mi è stato chiesto da Luca, che saluto nuovamente. Ciao Luca e ciao a tutti voi. Perché sul fascicolo ci dicono come poter centrare questo perno. Eccolo qua. Sto cercando un utensile per farvelo vedere, indicare. Ecco, questo perno qua che esce. Allora ragazzi, non c'è niente di più semplice, ovviamente ci vuole il metodo. Adesso Michele vi dice la sua. Andiamo a mettere via questo che è montato, prendiamo questo che era montato ma l'ho smontato per voi. Prima cosa da fare, guardate, tirate su le due alette, sempre agendo dal basso, così, non fatelo da qui, e tirate su, svitate le due viti che, dove l'ho messo, eccolo qua, che mantengono la copertura, le svitate. Sappiate che questa si può togliere e levare in qualsiasi momento, anche quando avrete terminato l'armatura. Ok ragazzi, come vi ho già detto in altri video dedicati. Allora, guardatemi bene. Prendete questo, fate sempre attenzione a come manipolate e maneggiate queste parti che sono in plastica, e finché tutto non è assemblato, ovviamente sono molto fragili perché sono più mobili. Una volta che tutto è assemblato, qua c'è la battuta e qua questa diventa meno mobile.
Quindi andate a prendere, guardate, il pezzo, inserite questo segmento nella sua sede, un appunto importante ragazzi, se vi ricordate, ma purtroppo non tutti guardano i miei video in maniera completa, e mi dispiace dirvelo perché sbagliate ragazzi, sbagliate perché poi mi fate le domande le quali risposte sono contenute appunto nei video che voi fate andare avanti velocemente. Michele fa i video più lunghi perché è impossibile farli di 8-9 minuti, se vi devo spiegare tutte le cose, come ho piacere di fare, dovete anche comprendere che io non posso montare, anzi qua non si tratta neanche di montare dei video perché non sono capace, non è possibile per me eseguire dei video di 7-8 minuti, a meno che non vi faccio vedere il montaggio e basta, e poi le modifiche me le faccio da me. Ok ragazzi? Vi avevo detto di fare attenzione a questi perni, di fare la prova all'inizio prima di montare questo, tutto il resto. Guardate i video perché c'è tutto, perché questi potrebbero essere da drizzare. Lasciamo perdere che non dovrebbe essere così, Michele, è così ragazzi, quindi lo possiamo recuperare il modello in maniera tranquilla, basta fare solo attenzione. E Michele ha creato questo canale, se qualcuno avesse voglia di leggere nella mia home, capirete perché ho creato questo canale, se ancora qualcuno non l'ha capito. Allora, quindi addrizzatevi tutti i perni, lo fate combaciare, questo prima di montare tutto, come vi avevo spiegato. Perché vi dico questo? Perché se avete mandato avanti velocemente quel video e poi andate a chiudere l'armatura, e l'armatura non vi si chiuderà mai. Perché se c'è uno di questi che è storto, come fai ad entrare qua dentro, negli posti dedicati? Non entrerà mai. Detto questo, guardate, abbiamo detto, inseriamo questo nel segmento. Ok? Dovete sempre fare attenzione che questo non vi esca. Questo è il punto saldo, non deve uscirvi. Poi lo giriamo così, vedete che abbiamo levato, vi ricordate, no? Abbiamo levato questo, come si può vedere. Sto soltanto mettendo di nuovo il segmento dentro, quello di cui vi dico fate sempre attenzione che non vi esca. Ecco fatto, vedete, adesso siamo a posto qua. Ok, una volta che lì siamo a posto, guardate, c'è una cosa chiamata forza di gravità che ci permetterà di far entrare il nostro perno, quello che poi attiverà il reattore ARC, all'interno del foro. Guardate. Cercherò di farvelo vedere il perno, speriamo che riesca. Qui c'è il perno. Questo è il perno del reattore ARC. Aspettate che provo a dare più luminosità, vediamo se ce la faccio. Non lo so se si vede ragazzi, comunque voi lo vedrete di sicuro in questa posizione, vedete? È mobile lui, perché non ho inserito nulla ancora. Ricordatevi sempre di non far uscire la parte dietro. A questo punto, proprio per la gravità, se voi l'avete inserito troppo questo, il perno ovviamente non sarà libero di muoversi e arrivare sul foro, quindi a questo punto basterà alzarlo appena così, vedete? Guardate, io adesso non so, ripeto, se sarò in grado di farvi vedere, ma ricordatevi che voi avete tutto sotto controllo, vedete il foro e vedete il perno, guardate, io l'ho già centrato, guardate, ecco qua, io l'ho già messo. Vi faccio vedere, lo tenete fermo, a questo punto, attenzione, girate queste, le chiudete, perché sarà tutto più semplice, ricordatevi che se sbagliate e dovete riaprirlo, aprite di nuovo queste linguette, altrimenti rischiate di danneggiarle. Controllate qua, senza girarlo, controllate qui, è tutto a posto segmento, questo, aspettate che metto un po' più di luminosità, questo, ok, il perno adesso è già inserito. Io tengo così, lo giro e controllo. Appena. Lo vedete che all'interno? A questo punto lo rigiro, controllo che non sia uscito e premo, guardate. Ovviamente premete nelle parti metalliche, ragazzi, non premete sulle alette qui, mi raccomando, e premete. Ecco qua, guardate.
guardate il perno, è perfettamente all'interno. Fate attenzione, perché se questo lo sbagliate, ragazzi, vi dico cosa vi succede. Guardate cosa vi succede. Spingete questo, il perno centrale, questo, quello che poi attiverà il rettore ARC, lo spingete qui e spezzate la plastica all'interno del rettore, del porta-rettore, la rompete. Ho già visto qualcuna a cui è successo, ma succederebbe a chiunque se sbagliate a inserirlo. Detto questo, ricordatevi sempre che non è assemblato, quindi vi si può aprire, anche se entra abbastanza duro, ma vi si può aprire. Vi dico una cosa, dovete accertarvi che tutto sia entrato perfettamente. I perni qua, se l'avete provati prima, ecco perché vi dico, ragazzi, provatelo prima di fare questo, provatelo prima. Ecco perché dovete guardare i video di Michele fino alla fine. Guardate qui cosa succede adesso. Vi do una nota importante. Voi sarete certi di aver montato tutto bene quando il reattore, tenendolo in giù così l'addome, toccando qui, vi uscirà 1 millimetro. Sentirete un gradino. E ovviamente quando andrete a premerlo dall'interno, come farà poi il reattore, uscirà fuori il perno, vedete? Guardate come è uscito. Entra ed esce. Vedete? Ragazzi, adesso ve lo smonto di nuovo e vi faccio vedere come lo rimontiamo facilmente e poi basta. Ok Luca? Grazie di avermi iscritto, ragazzi, grazie a tutti, grazie delle iscrizioni, grazie veramente delle visualizzazioni. Mi raccomando ragazzi, se siete iscritti, iscrivetevi di nuovo. Dai, oh, portate un amico, un parente, ragazzi, dai, aiutatemi a crescere ragazzi, se vi piacciono appunto i miei contenuti, lasciando ovviamente perdere il modo di fare i video. Michele non è capace e boom. Allora, rifacciamo tutto, così vi lo rifaccio rivedere. Apriamo le allette piano, 1 e 2. Non dovete avere fretta, altrimenti rovinate tutto. Poi, guardate, semplicemente un bastoncino, io uso questo qua orientale, lo metto all'interno, faccio leva, senza fretta, vedete, uno di qua e lui, guardate, è già tolto. Allora, ve lo faccio rivedere un'altra volta, poi vi saluto e successivamente a questo video preparerò un video per ringraziare un mio iscritto, Pasquale, che mi ha veramente emozionato con una cosa che poi appunto pubblicherò, perché è una cosa a cui tengo molto. Allora, torniamo a noi. Guardate, inserite questo, ricordatevi qui, ok? Tirate giù 1 e 2, tenete contro che non si dividano i due pezzi e andate qua. Ricordatevi sempre, non mi stancherò mai di dirvelo, qui deve essere inserito correttamente, ok? Perché altrimenti fate danno. Allora, andate a vedere che sia libera di muoversi dappertutto. Se vi accorgete, come vi ho detto prima, che questa leva qui del reattore ARC non riesce ad arrivare al centro, e perché, al centro intendo al centro del foro dove poi deve essere inserita, è semplicemente perché avete spinto troppo giù questo. Quindi cosa bisogna fare? Semplicemente tirarlo su, appena appena, eccolo lì. Guardate ragazzi, adesso vi faccio vedere quanto ci mette a inserirlo. Siete pronti? Eccolo qua. E sto inquadrando, Ecco qua, è già inserito ragazzi. Oh, scusatemi, non importa se non... Vabbè, dai, lo tiro fuori, mamma mia ragazzi, non riesco a inquadrare bene, l'avevo già messo. Tiriamolo fuori di nuovo, ok. Vediamo se ce la faccio a farvi vedere. Comunque avete capito, la forza di gravità vi aiuta perché il perno va giù da solo. Allora, inseriamo, alziamo, vedete, io lavoro così, tiro su questo, quando è al centro del foro lo abbasso leggermente, non facendo uscire il pezzo dal segmento qua dietro,
eccolo qua, inserito, guardate, già fatto, lo giro e guardate il perno. Eccolo qua, il perno, come potete vedere, aspettate che lo premo, eccolo qui, lo vedete? Ragazzi, più semplice di così non si può fare. Ultima cosa, ricordatevi che questo lo potete mettere alla fine, prima ovviamente di mettere le braccia, è chiaro. Qualora aveste dei problemi e doveste intervenire nel movimento della spalla perché è troppo morbido, andate a vedere la mia modifica se avete piacere, smontate le 2 viti SM che tengono il braccio, smontate questo, 1, 2, 3 viti sfilate e intervenite. Non dovete smontare l'intera armatura. Va bene ragazzi? Credo di aver detto tutto. Io vi ringrazio del vostro tempo, grazie delle iscrizioni, grazie di tutto ragazzi, grazie veramente. Io abbraccio tutti voi e a tutti i vostri cari più cari. Arrivederci al prossimo video da Michele. Ciao!